Oggetti volanti non identificati. Antiche profezie. Alieni. Archeologia misteriosa. Scie chimiche. Cerchi nel grano. Strane formazioni di rocce sulla superficie marziana. Sono argomenti da molti anni alla ribalta delle cronache ed è ora di prenderli in seria considerazione. Finora questi argomenti sono stati trattati con molto scetticismo e chi ne parlava era considerato soltanto un pazzo o uno squilibrato. Certo, è anche vero che se guidi male la macchina ti dicono molto di peggio. Tuttavia, dopo i continui avvistamenti di UFO da parte di persone comuni, il Congresso americano ha deciso di prendere sul serio la questione UFO. E la somma di $20 è stata stanziata per uno studio del fenomeno UFO. La domanda che dobbiamo farci è se gli extraterrestri esistono. E se le extraterrestri sono carine. E soprattutto se ci stanno. Cominciamo col dire che il termine alieno è politicamente scorretto. È un termine che sottintende un essere potenzialmente pericoloso e potrebbe essere percepito dal visitatore spaziale come dispregiativo. Sarebbe molto meglio usare il termine diversamente marziano. In verità, non tutti sono convinti che i dischi volanti siano extraterrestri. Ma molti esperti ritengono che qualsiasi apparecchio capace di sollevarsi verticalmente alla velocità di 25.000 km al secondo non sia terrestre. Con quello che costa la benzina, consumerebbe troppo, anche ammettendo che faccia 20 km con 1 litro. Inoltre, con una cilindrata del genere, costerebbe uno sproposito di bollo e assicurazione. La razza che ha progettato questi oggetti deve essere più avanzata di milioni di anni rispetto alla nostra. Anche se, in effetti, considerando la quantità di astronavi che si schiantano sulla Terra, gli UFO non sembrano poi così tecnologicamente avanti. Ma mettiamo che gli extraterrestri siano più avanti di noi, non di milioni di anni, ma anche solo di 15 minuti, come ipotizza il professor Leon Xavier. Ciò darebbe loro un grande vantaggio su di noi, poiché non avrebbero bisogno di scapicollarsi per arrivare puntuali agli appuntamenti. Leo Xavier è il più grande esperto di ufologia vivente, come lui stesso non ha nessuna difficoltà ad ammettere. Ha scritto un libro che spiega in modo esauriente tutto l'argomento extraterrestri, intitolato "Ma che ne so?". Le sue idee sono state duramente contestate dalla comunità scientifica che lo considera un grosso idiota. Ma negli ultimi tempi è stato parzialmente rivalutato. Ora nessuno lo considera grosso. Poi c'è la teoria del dottor Menzies, che lavora presso l'osservatorio di Mount Wilson. Oppure è in osservazione presso l'ospedale psichiatrico di Mount Wilson. Wikipedia non è chiara. Egli sostiene che gli alieni non possono arrivare sulla Terra, dato che anche viaggiando ad una velocità prossima a quella della luce, impiegherebbero milioni di anni per arrivare sulla Terra. E mettiamo, per esempio, che si siano dimenticati la luce accesa. Tornare indietro sarebbe molto scomodo. Tutti gli esperti concordano sul fatto che viaggiare più veloci della luce è impossibile. Principalmente per via degli autovelox. Infatti, se superando il limite di velocità di 40 km c'è il ritiro della patente, figuriamoci cosa succederebbe se qualcuno superasse il limite di velocità di qualche miliardo di chilometri all'ora. Inoltre, il pianeta più vicino dista da noi circa 20.000 anni alla velocità della luce. Anche ammettendo che un extraterrestre viva così tanto. Per fare passare il tempo, chiusi in un'astronave, servirebbero non meno di 30 milioni di cruciverba, che corrispondono a quasi 2 milioni di settimane enigmistiche. Insomma, sarebbe impossibile trasportare tutta quella carta in un piccolo disco volante. Però, se esistono altre forme di vita nello spazio, perché non si mettono in contatto con noi? Intanto, quando parliamo di forme di vita, ci riferiamo solitamente agli aminoacidi, che non sono mai molto socievoli, neppure alle feste. Probabilmente vogliono visitare il nostro pianeta perché è bellissimo. Anche se, negli ultimi tempi, ci sono un po' troppi extracomunitari in giro. Poi, probabilmente, non hanno voglia di venire a contatto con noi, specialmente dopo aver visto cosa è successo all'ultimo alieno, su cui siamo riusciti a mettere le mani.
Questo filmato si riferisce a un'astronave aliena caduta vicino a Roswell, sulla collina 931, che prende il nome dall'esploratore che la scoprì. Ray Santilli venne in possesso del filmato nel 1972, ma non ne capì l'importanza e ingenuamente le vendette a un giornale americano per 56 miliardi. Per evitare il diffondersi del panico tra la popolazione, le autorità negarono che quello caduto a Roswell fosse un UFO e dissero che si trattava di un missile termonucleare russo con testata chimica. Forse vengono sulla Terra, attratti da tempo immemore, dalle nostre donne. Leggete questo brano della Bibbia. Esisteva un tempo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini, e queste partorivano loro dei figli. Genesi 6, 4. Probabilmente, un ricordo ancestrale di unioni tra esseri alieni e donne. In effetti, se mettiamo a confronto le nostre donne e le loro donne, non ci sono molti dubbi su chi sia meglio. Insomma, le teorie sono tante, ma nessuno ha idee chiare. Probabilmente, l'unico modo di sapere che vogliono gli extraterrestri rimane quello di riuscire a mettere le mani su qualcuno di loro vivo e farlo parlare con le buone o con le cattive. Si ritiene che gli UFO siano un problema moderno, ma ci sono testimonianze di presenze aliene vecchie di secoli. Strani esseri, venuti dallo spazio, dipinti nell'antichità. Oggetti volanti sono stati avvistati, anche in tempi biblici, e addirittura nella antica Grecia, come vediamo in questo filmato dell'epoca. Nel Medioevo, si credeva che quelle strane luci del cielo annunciassero la fine del mondo. Figuratevi la delusione quando invece arrivava lunedì e si doveva tornare al lavoro. E di previsioni sulla fine del mondo ce ne sono tante. La più alla moda in questo periodo è quella dei Maya. I Maya erano una popolazione del Centro America che raggiunse il suo massimo splendore nel Guatemala con la costruzione di città come Palenque. Parlavano una lingua molto misteriosa, poco compresa anche dagli stessi Maya. Alla fine del IX secolo, però, queste città furono tutte abbandonate e si spostarono nello Yucatan, dove probabilmente gli affitti erano più a buon mercato. Secondo i Maya, il mondo finirà nel 2012, probabilmente verso mezzogiorno. Comunque, per stare sul sicuro, i Maya si sono già estinti 1400 anni fa. Le cause della estinzione sono ignote, ma c'è chi dice che furono gli extraterrestri a distruggere completamente la loro civiltà, radendo al suolo le loro città per punirli di qualche loro mancanza. Anche se, secondo me, sarebbe stato sufficiente uno scappellotto o mandarli a letto senza cena. I Maya avevano una conoscenza incredibile del cielo. Sapevano con esattezza le date delle eclissi. Studiavano le stelle con una precisione sorprendente. La domanda che si fanno gli studiosi è: ma non avevano proprio nient'altro di meglio da fare? Avevano anche un'ossessione per gli equinozi, che riuscivano a calcolare con esattezza. E pensare che persino al giorno d'oggi, quelli che sanno il significato della parola equinozio sono pochi. Di sicuro non te che stai guardando questo video. Almeno a giudicare dalla faccia. I Maya non conoscevano la ruota. E dato che pare accurato che le loro conoscenze derivassero dagli extraterrestri, se ne deduce che gli alieni non conoscono la ruota. Tra i tanti misteri dei Maya, anche questa gigantesca scultura che ritrae Movingai, centrocampista del Bologna e Inter. Ad ogni modo, i Maya hanno predetto che il mondo finirà nel 2012. Ma pensavano anche che per far piovere bisognasse pregare un serpente piumato. Sacrificavano le vergini e tenevano in grande considerazione le vecchie. Mentre sarebbe stato molto più logico il contrario. Insomma, i Maya erano gente strana e poco affidabile. Ora, guarda questa fotografia. Non c'entra niente con gli UFO, ma ogni tanto è bello guardare un paio di tette. Più avanti ci sarà un'altra donna, nuda. L'ho detto perché così sono sicuro che guarderai il filmato fino in fondo. Anche grandi personaggi ebbero contatti con gli UFO. Si racconta che gli UFO contattarono Beethoven e gli dissero un importante messaggio per l'umanità. Purtroppo non sapevano che Beethoven era sordo. E quel messaggio è andato perduto. Ecco una serie di fotografie di avvistamenti di dischi volanti in varie parti del mondo. Gli avvistamenti negli ultimi anni sono molto aumentati grazie all'invenzione di nuovi telescopi e di Photoshop.
In questa foto, nel cerchietto rosso, si vede un disco volante. Dove stai guardando? Ti ho detto di guardare nel cerchietto rosso. Una prova a favore dell'esistenza degli UFO e del fatto che i governi ci tengono nascosto qualcosa, facendo sparire le prove, ci viene da Anthony Spanner, un radioamatore che non batte chiodo con le ragazze e allora passa le notti ascoltando i segnali dall'etere. Nel maggio del 1982 riuscì a captare questa trasmissione tra due membri della NASA. We are from NASA. Okay, our photo Vikings find object from Mars. A substitute with well treatment. The alien Roswell. I gave them to the camp. What about the UFO yesterday? No problem. I call the car assistance. Sconcertante. Un altro caso di censura è accaduto per la foto di un extraterrestre davanti alla Casa Bianca. Ma in questo caso non fu il governo a censurarle, ma la buon costume. L'extraterrestre, infatti, era nudo. Che bella, questa battuta. Valeva tutte le 6 ore che ci ho messo a scriverla. Comunque, in linea di massima, un accurato esame di molti eventi ufologici rivela che si tratta per lo più di fenomeni ordinari, come palloni sonda, meteoriti, satelliti, e in un caso, di un certo Louis Mandel, saltato in aria con i fuochi artificiali clandestini. Un altro evento spiegabile è quello riferito da John Clancy, il 5 giugno 1961. Ero in macchina e mi stavo dirigendo verso Londra. Erano le 2 del mattino quando vidi un oggetto di forma affusolata che mi veniva addosso. Dovunque voltassi con la macchina continuava a venirmi dritto addosso, compiendo sterzate secche. Era un oggetto rosso. E per quanto accelerassi non riuscivo a seminarlo. Mi spaventai, urlai di terrore e persi i sensi. Mi svegliai dopo qualche ora, illeso. Dopo lunghe indagini, gli esperti scoprirono che l'oggetto rosso di forma affusolata visto da John Clancy era il suo naso. È ovvio che non riuscissi a seminarlo, dato che lo aveva attaccato alla faccia. Era di colore rosso, per via dell'abbondante bevuta. Dagli esami infatti risultò che aveva un tasso alcolico pari all'inflazione del Mozambico. Un altro episodio spiegabile fu quando nell'aprile 1972 il maggiore Curtis, della base aerea di Atlanta, scrisse nel suo rapporto: stavo volando verso Tucson per bombardare certe persone con le cui idee non mi trovo d'accordo, quando d'un tratto vidi un grosso disco volante nel cielo che volava sopra di me, compiendo manovre impossibili per un velivolo normale. Poi d'un tratto accelerò e scomparve velocissimo. Gli investigatori si insospettirono notando che mentre riferiva il fatto, il maggiore Curtis continuava a ridacchiare. In seguito confessò di essersi inventato tutto e finì davanti alla corte marziale. In Argentina, nel 1970, fu avvistata un'astronave extraterrestre. Ma anche in questo caso pare si trattasse del naso di John Clancy. In quell'anno, in vacanza in Argentina. Tuttavia, anche se molti avvistamenti possono spiegarsi, che dire dei tanti veramente inesplicabili? Ad esempio ecco la testimonianza del signor Bill Duster. Ha un sacchetto dell'Ikea in testa, non per l'anonimato, ma perché lo trova divertente. Mi trovavo nel letto nella mia casetta al mare, ma era troppo caldo e non riuscivo a dormire. Allora mi alzai per andare a prendere un bicchiere d'acqua. L'orologio segnava le 3:39. Lo ricordo con certezza perché è rotto e sono 9 anni che segna sempre quell'ora lì. D'un tratto, la stanza si fece arancione. Lì per lì, pensai che mio figlio avesse dato di nuovo fuoco alla casa. E dire che glielo avevo detto 1000 volte di non farlo. Poi ho guardato fuori dalla finestra e con sommo stupore vidi una gigantesca astronave decollare a grandissima velocità. Aveva la forma di una pastiglia di Viagra. Ovvio che io non lo uso. Non ne ho mica bisogno, ho solo visto l'immagine della pastiglia alla TV. Quando denunciai l'incidente all'aeronautica, mi dissero che avevo visto uno stormo di uccelli. E che dire dei rapimenti alieni? A tutti è capitato di svegliarsi durante la notte e sentire mani fredde, con 4 dita, che ti afferrano e ti trascinano dentro un'astronave per essere esaminato. Cioè, grazie a Dio, a me no. Ma a molti sì. Ecco un resoconto datato 1987, di 2 braccianti del Texas. Io e il mio amico Peter si era a pesca in palude. La palude a noi ci piace. Non si era bevuto neanche un goccio, quantunque avessimo con noi un boccione di cloruro metilico, che a entrambi ci aggrada, perché dopo fai la pipì fosforescente.
Ogni modo, verso mezzanotte si guardò in su e si vide una sfera gialla scendere lentamente nella palude. Peter la scambiò per un papero e gli tirò una schioppettata. Allora io ci dico: Peter, ma quello non è un papero. Non vedi che non ha il becco? È così che si distinguono i paperi dai castori. Comunque da questa sfera gialla si apre uno sportello e ci escono diverse creature, non so se 4 o 5, perché con la matematica non sono bravo. I numeri sono tutti così uguali. Queste creature somigliano a delle ragioline, con 2 gambe e le rotelle al posto dei piedi. Le creature mi fecero segno di venire avanti e io obbedii. Mi puntarono contro un raggio verde che mi trascinò dentro l'astronave. Il mio amico Peter voleva intervenire in mio soccorso. Però era indeciso se rischiare la vita per tentare di salvarmi. E non volendo prendere una decisione di questa portata, a stomaco vuoto, andò prima a cenare nella trattoria della Gigetta. Quando tornò però purtroppo gli alieni mi avevano già portato via. Una volta dentro l'astronave gli UFO si misero a parlare tra di loro in una strana lingua che sembrava come quando si tira sotto un ciccione facendo retromarcia. Poi mi legarono a un tavolo e mi fecero una cosa che sembrava una visita medica. Parlavano bene la mia lingua, anche se commettevano qualche piccolo errore, tipo usare ermeneutico al posto di euristico. Alla fine mi dicono che vengono da un'altra stella e volevano dire all'umanità che tutti i popoli devono vivere in pace e fratellanza e nel pieno rispetto della natura e dei diritti degli altri. Anche se in effetti vivere in questo modo è una noia. Poi mi hanno detto che mi avrebbero fatto avere i risultati degli esami in una settimana, ma di stare attento al colesterolo. Il signor Banner, di Laredo, in Texas, nel febbraio 1971 addirittura fu rapito per 4 settimane. Lo trattarono molto male. Ad esempio le parpadelle al cinghiale non erano mai al dente ed era sempre impossibile ottenere una seconda porzione di dolce. Per rendersi simpatico, allora cominciò a raccontare barzellette, tipo: sai qual è il colmo di un alieno? Mangiare a UFO. Gli UFO però non hanno il senso dell'umorismo, dato che lo buttarono fuori dall'astronave prima che ne raccontasse un'altra. Gli esperti hanno interrogato il signor Banner per ore, tentando di farlo cadere in contraddizione, senza però riuscirci. Per esempio alla domanda: ma gli alieni hanno i frigoriferi? Il signor Banner rispose senza indugio: no. Infatti, nello spazio un frigo sarebbe inutile, dato che le temperature sono bassissime. Sono quindi tutti concordi nell'affermare che questo rapimento è realmente accaduto. Per screditare il suo racconto, alcuni tirano in ballo la psicoanalisi e problemi di gioventù. In effetti il signor Banner ebbe un'infanzia difficile. Era ebreo e fu oggetto di molte discriminazioni, soprattutto da parte dei suoi genitori. Ma come ci comporteremo quando scopriremo civiltà extraterrestri? Sarebbe la scoperta più importante dell'umanità, dopo quella del fuoco e quella del reggipetto. Se sono più potenti di noi, dovremmo essere molto ossequiosi e chiedere di aiutarci. Grazie a loro, potremmo eliminare tutti i mali della Terra, come fame, malattie, inquinamento e zingari. Se invece sono deboli e pacifici, dovremmo sterminarli, come abbiamo fatto con gli indiani e con gli aborigeni australiani. Poi se esistono molte civiltà nella galassia, avranno sicuramente un campionato di calcio intergalattico. Che modulo adottare? 4-4-2? Zona o marcamento a uomo? Anzi, marcamento a marziano? Gli esperti non sono concordi. Si ritiene però che giocare contro i cosiddetti grigi non sarebbe un problema, vista la loro struttura gracile. Altre razze, invece, potrebbero essere più difficili da affrontare, specie in trasferta. Speriamo comunque di entrare in contatto con loro il più in fretta possibile. Tante domande rimangono senza risposta. E le piramidi? Cosa significa questo tipo di costruzioni, che è stato usato da civiltà lontanissime una dall'altra? Nessuno sa come furono fatte. Le piramidi si trovano in tutto il mondo. Egitto, Messico, Las Vegas, davanti al Louvre. Qual è l'aspetto degli extraterrestri? Dal punto di vista biologico, sono probabilmente simili a noi. Ma com'è fatto il viso di un alieno? Abbiamo una foto che ne ritrae uno. La faccia è stata oscurata per proteggere la privacy dell'alieno. Un altro mistero sono i cerchi nel grano. Chi li fa? E per quale ragione vengono fatti? E da dove arrivano gli UFO?
L'universo è grande. Forse il posto più grande di tutti. Probabilmente gli extraterrestri arrivano dalle stelle. Le stelle. Astri luminosi che rischiarano la notte da milioni di anni come gemme nel cielo. Questa frase mi è venuta proprio bene. Forse gli UFO arrivano da Marte. La sonda Viking ha analizzato il suolo di Marte e ha scoperto che c'è vita, ma solo di sabato sera. Non so come finire questo documentario. È un problema se lo finisco così,